Immaginatevi un paesino, uno qualunque, uno normale, a patto che abbia case e persone e tutto quello che case e persone contengono e contingono. Si fa giorno, aprono i fruttivendoli e le farmacie, aprono le scuole, le gelaterie, apre l'ospedale che in realtà non ha mai chiuso e apre pure il tribunale, anche se un po' in ritardo, perché il giudice, che ha le chiavi, è sempre in ritardo, di fretta, ma in ritardo. Il tribunale sì, perché il paesino, per quanto piccolo, ha un tribunale, un giudice e contro ogni aspettativa ci sono anche casi da trattare per il giudice al tribunale nel paesino. E questo perché? Perché la gente si annoia e quando la gente si annoia non ha più tempo da non perdere e farsi giustizia da soli diventa così un risparmio di tempo che non ci si può più permettere. Ed è così che accade che ci siano continuamente 1000 beghe da bigoli da dover trattare per il giudice al tribunale nel paesino. Ad esempio, caso numero 5314. L'avvitatore di tappi del vinaio si converte all'alcolicesimo e comincia a farneticare. Niente più avvitamenti di tappi. Il sacro vino deve essere libero. Il vinaio l'ha presa un poco male e i due si sono messi a bisticciare. Ne sono usciti entrambi illesi. Alla fine l'avvitatore ha sporto denuncia, accusando il vinaio di sacrilegio e blasfemia. Ci sono stati anche casi più seri, ovviamente, come la volta del macellaio cieco, che l'ha fatta franca dopo aver ammazzato la suocera perché dice di averla scambiata per il suino da macello del venerdì. Pensate che questo sia interessante? Aspettate di vedere questo. Il giorno passa, i lampioni si accendono, le persone tornano a casa dal lavoro, i giardini pubblici chiudono, l'ufficio dell'anagrafe smette di registrare le nascite. Nelle camerette i pigiami sgusciano fuori dai cassetti pieni di calzini, siano essi appaiati o meno. E la mattina seguente. Via dell'Armamento Cirillo 34, terzo piano, interno 8. Una mocciosetta piange disperata, inginocchiata su uno strato di biancheria intima sparpagliata, stringendo un orsetto di pezza imbevuto di lacrime e... Oh mio Dio! I calzini! I calzini sono ovunque e sono tutti... slargati! La notizia si sparse in fretta e fece un gran scalpore, ma si sa, in un piccolo paesino si fa presto a dimenticarsi degli scandali. Un po' come quella storia delle barbabietole manesche. Avete presente? No? Appunto. Ma poi è successo di nuovo. Questa volta il luogo del delitto è la caserma della Marina, dormitorio 401. Ora vi starete chiedendo se il paesino sia un paesino di mare e io vi dico, anche voi, imparate a concentrarvi sui dettagli importanti. Quella mattina all'allenamento mattutino tutti i cadetti si sono presentati con gli scarponi ma senza calze. La sera non sapete che vesciche. Il sergente, pensando ad uno scherzo, li ha fatti correre pure il doppio, poveretti. Ma dovette ricredersi quando, passando nel dormitorio per una perlustrazione quotidiana a sorpresa, trovò ogni singolo calzettone raddoppiatosi di dimensione. Fu avviata un'investigazione privata. Ecco il rapporto del colonnello. La sera del misfatto era di turno il Marinelli, che ammette di essersi fatto un pisolino e di non aver visto nulla. Dopo aver interrogato tutti gli ospiti del dormitorio si è capito che il malfattore ha un passo estremamente felpato. Nessuno reclama di aver sentito niente. Dalle attente analisi effettuate sui calzini caduti vittima dell'attentato, si deduce che il nemico abbia un piede molto lungo, ma anche molto profumato, un 56 circa, e senza di gelsomino. Tutti i calzini perduti saranno degnamente sepolti e sostituiti.
Non penso ci sia bisogno di specificare che risuccesse frequentemente. Risuccesse così tanto che la gente smise di sorprendersi. Iniziavano a correre delle voci. Si diceva che alcuni bambini, rimasti svegli la notte per esercitarsi ad aspettare Babbo Natale, avessero colto il teppista in fragrante. Si diceva che fosse un mostro, uno alto, oblungo, delicato, profumato e con dei piedi enormi. La vera svolta, però, avvenne la notte in cui, ad essere depredato, fu il magazzino del tessitore. Il tessitore, unico spacciatore di indumenti della città, possedeva un magazzino vastissimo. Solo il reparto calze contava circa 12.769 calzini e quella mattina fatidica, ognuno di questi fu ritrovato slargato e quindi senza più nessun valore di mercato. Ed è qui che arriva il punto. Il tessitore, uomo permaloso, ingaggiò una mezza dozzina di detective e sporse una denuncia per ogni calzino perduto. Pensate al povero giudice giù al tribunale. Mentre le ricerche andava anche il tempo. Col passare del caldo e l'arrivo del gelo, la mancanza di calzini iniziava a preoccupare un po' tutti. Il malcontento cresceva, eppure il freddo ai piedi. Si proseguì così per un po', finché un giorno, finalmente, il commissario decise di farsi venire la geniale idea di tendere una trappola. L'indomani fu pubblicato un annuncio. Fu una processione alquanto malinconica. Uomini indispettiti, mamme rammaricate, nonne lacrimanti scortarono trascinando i piedi infreddoliti tutti i calzini rimasti loro, uno ad uno, paio dopo paio. Quella sera stessa vennero tutti appesi in piazza su dei fili. Gli uomini del commissario si appostarono per l'imboscata. C'era anche il tessitore che aveva preteso di presenziare. E là attesero il tramonto. Attesero la sera. I lampioni si accesero. Attesero ancora. In effetti attesero un bel po'. E quando il mostro arrivò, perché arrivò, quasi non se ne accorsero. Aveva un passo estremamente delicato, quasi non si sentiva, ma profumava così tanto. Fu quell'odore di gelsomino a tradirlo, quello lo sentirono tutti. Attesero solo un altro pochino, mentre osservavano il mostro deturpare ogni calzino. Li prendeva, li provava, li gettava. Ma per quanto tirasse, per quanto ci provasse, non gli entravano. A metà dell'opera, il commissario fece per dare l'ordine, ma il tessitore fu più veloce. Scattò verso il mostro e lo placcò, lo immobilizzò e iniziò a cucirgli con agua e filo le mani e gli avambracci, i piedi e le gambe con tanta maestria nelle mani quanta malizia negli occhi. Dall'altra parte, nessuna resistenza. Il mostro slarga calzini fu incarcerato in attesa di essere giudicato. In paese fu il putiferio. Ogni testata di giornale strillava cose come: il mostro slarga calzini incarcerato, ma si rifiuta di parlare. Il mostro slarga calzini, criminale o inconsapevole? Chi risarcirà tutti i danni causati dal mostro slarga calzini? Nel popolo intanto si creavano fazioni. All'alba del 35° giorno il giudice aprì le porte del tribunale per una buona ragione, la migliore della sua carriera forse. L'aula del processo si riempì molto in fretta. Brulicava di gente da dentro a fuori, da fuori a dentro, tra civili, incivili e stampa in abbondanza. Nessuno sembrava volersi perdere il grande giorno. Quando l'imputato entrò, l'aria smise di ronzare. 6 guardie scortarono il mostro davanti al giudice che, senza perdere tempo, iniziò ad elencarne le accuse. Ne ebbe per un buon 50 minuti, ma poi finì e passò la parola all'imputato. Io volevo solo mettermi nei panni degli altri.